Buongiorno, quest'oggi sono qui a spiegarvi, o meglio a evidenziare, le qualità di questo nuovo prodotto che Pilogio ha messo sul mercato, il ponteggio Flash 221 Hybrid. È un ponteggio assolutamente innovativo, con delle caratteristiche innovative che noi pensiamo che possa avere nel mercato attuale un grande impatto, notevolmente un impatto importante, per le caratteristiche che ha. Mai prima d'ora ci si era spinti con la larghezza di 1 metro con un prodotto in alluminio. Tutti i prodotti finora esistenti erano di larghezza 70-80 cm. Noi, utilizzando una lega speciale di alluminio, siamo arrivati alla larghezza di 1 metro, ben 1 metro. Per 2 metri di altezza ogni telaio, come tutti i ponteggi al mondo, niente di nuovo in questo, però c'è anche un'altra innovazione, oltre a alcune che vi spiegherò dopo. Il passo. Il passo è metrico, quindi non più il 180, che è un passo difficile da moltiplicare, soprattutto per le maestranze non italiane, quindi 180, 360 non più. 2 metri, passo 2 metri, 2, 4, 6, 8. Questa è la grande innovazione, facile in mente, facile da calcolare per le nostre facciate. Quindi abbiamo detto un prodotto in alluminio, larghezza 1 metro, ma c'è un'altra grande innovazione. Mai prima d'ora c'era stato un ponteggio hybrid, quindi con portata, i piani di lavoro, con portata 150 kg e con portata 300 kg a metro quadro. Perché questa differenza di 150 kg e 300 kg a metro quadro? Perché in Italia c'è questa norma, ma anche nel resto del mondo c'è questa norma. Per le manutenzioni è obbligatorio minima la portata di ogni ponteggio 150 kg, per le costruzioni invece è obbligatoria la portata di 300 kg. Fin qua dite niente di nuovo. Dove sta l'innovazione? Ecco, che posso montare e montare per la prima volta in Italia un ponteggio in alluminio, larghezza 1 metro per le costruzioni, perché siamo arrivati alla portata di 300 kg, fino a 5 piani, fino al lavoro di 12 metri. Dopodiché posso fare come tutti gli altri ponteggi. Vado a integrarlo con delle appendici, quindi con dei tubi aggiunti, eccetera, eccetera, per aumentare la portata, per aumentare l'altezza e andare tranquillamente all'altezza che mi serve. Ma questo l'abbiamo fatto perché? Perché copre una fascia medio-bassa di imprese edili, cioè chi fa le costruzioni, i restauri finché volete, perché con il restauro a 150 kg arriviamo tranquillamente ai 20 metri e poi col calcolo aggiuntivo andiamo oltre fino in cielo. Ma per le imprese di costruzione non esisteva un ponteggio di alluminio, ed è quella la fascia che noi, oltre a quella di manutenzione, vogliamo abbracciare. Vogliamo dare un servizio. Vogliamo dare un servizio a tutte quelle imprese che fino a ieri hanno utilizzato telai pesanti, pesantissimi e non, diciamo, al passo con i tempi. Ecco perché abbiamo ideato questo ponteggio. Quindi chi fa massimo i 3 piani, senza aggiungere nulla, senza nessuna appendice, possiamo tranquillamente arrivare con questo ponteggio in alluminio, quindi molto molto leggero, con portata notevole con questo alluminio particolare e fino a 5 piani, quindi ai 12 metri di lavoro ci arrivo tranquillamente, senza aggiunta di nulla. Se devo andare oltre, sono un'impresa che per la maggior parte fa case e casette ai 2-3 piani e per in qualche caso acquisisce un condominio, eccetera, benissimo, basterà, come in tutti i ponteggi del mondo, aggiungere del tubo aggiunto, cioè andare a rinforzare la gamba esterna o la gamba interna e andare quindi all'altezza desiderata senza nessun problema, come tutti gli altri ponteggi quando si tratta di grandi altezze. Quindi abbiamo questa grande innovazione di questo ponteggio. Largo 1 metro, mai prima d'ora ci si era spinti così, qui stiamo parlando di alluminio assolutamente speciale, leghe particolari e soprattutto passo 2 metri, quindi facile nel calcolo. Poi ci sono degli altri accessori d'uso che tra un attimo ve li spiegherò facendovi vedere veramente il ponteggio nella sua configurazione. Parlavamo di accessori poco fa presentando il telaio in alluminio ed eccoci qua. Abbiamo anche in questo caso una grande innovazione. Il perno di giunzione tra telaio e telaio è amovibile, quindi lo posso togliere, ecco qua, con una rapida e veloce spina inserita in questo punto, quindi rapidissima nel suo inserimento. E perché lo posso togliere? Lo posso togliere perché in tanti casi può dar noia per ballatoi o in 1000 altre situazioni, per cui, dato che creare un spinotto di questo tipo
costa pochissimo, o meglio costa tanto quanto crearlo con lo spinotto fisso, tanto vale che io lo possa togliere, piuttosto che, come sarà capitato a tutti, in tanti casi tagliarlo. Lo tolgo, poi se avessi un carico da fare e ci sto giusto nel mio furgone, nel mio furgoncino, lo posso togliere per risparmiare quei 20 cm che magari mi fanno comodo all'interno del mio furgone, all'interno del mio camion, mi fanno comodo per caricare tutt'altra roba. Quindi spinotto amovibile e spina rapida per l'inserimento, una nostra invenzione, una nostra idea, questa elastic pin, la chiamiamo in inglese, un perno elastico sostanzialmente, che fa davvero la differenza, e fa la differenza sui telai tradizionali rispetto a tutti i telai tradizionali, anche quelli in alluminio. Mai si era pensato prima a uno spinotto amovibile. Ma non finisce qua. Come vedete un altro oggetto in mano, questo è un accessorio che serve per montare il parapetto, all'esterno ovviamente è fisso, ma posso montare il parapetto anche nella parte interna con un piolino che fa di riferimento, quindi rapidissimo da montare, e un cuneo elastico che ne velocizza l'inserimento. Quindi anche questa è una grande innovazione, perché così lo monto quando mi serve. È inutile che mi porti appresso peso o che ce l'abbia montato in tutti i telai perché in qualche caso mi serve. No, non è così. Lo possiamo togliere e mettere quando vogliamo, così. Ho un ampio passaggio e poi anche soprattutto meno peso da portare e, come si può dire, più rapidità di esecuzione, semplice, spendo meno soldi quando devo comprare. Stiamo parlando di accessori, come avete visto prima. In questo caso vi presento un altro super accessorio. Per chi conosce i ponteggi alluminio, oltre ad avere larghezza 70 cm o 80 cm più o meno, ecco, e quindi la nostra grande innovazione è larghezza 1 metro, hanno un'altra problematica. Tutti i ponteggi in alluminio hanno necessità di questo traverso inferiore per poter, come si può dire, reggere, perché sennò rischierebbero di piegarsi in questa parte qua o di usurarsi nel tempo. Quindi necessitano, proprio per la tipologia di alluminio, di questo traverso inferiore che va montato proprio qua sotto. Quindi troveremo qualsiasi ponteggio in alluminio. Al passaggio, come sto facendo io in questo modo, dovrei saltarlo continuamente perché mi troverei il traverso. In questo caso no, noi anche qua abbiamo messo del nostro, dato dalla nostra grande esperienza, e abbiamo innovato e come si può dire, portato a un livello più alto il ponteggio, tirando via, avendo la possibilità di togliere tutti questi traversi inferiori. Non solo quando io mi trovo a passare nella parte bassa, quindi come si vede ho un'ampia possibilità di passaggio, non solo per questo, ma per anche un'altra caratteristica. Come vedete qua il traverso inferiore c'è, ecco. Però se io dovessi togliere questo piano di lavoro non potrei farlo solo ed esclusivamente se vado a togliere il telaio, cioè a smontare il telaio. Ma figuratevi un po', se ho il ponteggio tutto montato, come faccio a smontare un telaio? È ben complicato. Se io dovessi allestire per esempio un condizionatore o dovessi creare un camino esterno a ponteggio montato, avrei difficoltà. Perché? Perché il piano non lo posso togliere, per cui se dovessi montare un condizionatore qua, per esempio su questa finta parete, non lo potrei fare. Se dovessi fare un camino non lo potrei fare perché il piano non si toglie. Con i tradizionali ponteggi in alluminio questo piano non si toglie. Invece nel nostro caso abbiamo ideato proprio questa soluzione, la possibilità di togliere il traverso in alluminio, quindi quando voglio posso togliere tranquillamente il piano di lavoro a qualsiasi altezza, a qualsiasi quota. Questa è una grande innovazione data dall'esperienza, unite anche, come ho detto prima, alla possibilità di togliere lo spinotto. Questa grande innovazione è data solamente da chi il ponteggio lo usa tutti i giorni. Parliamo ora di un'altra caratteristica un po' meno fondamentale, un po' meno importante, ma che in qualche caso ha il suo perché anche qua, no? Abbiamo pensato di far sì che si possa allestire un corrente, un altro corrente e una diagonale in pianta, questo per far sì che si possa montare il ponteggio quando ho, come si può dire, lunghi noleggi
lunghi periodi di fermo, per cui posso tranquillamente montare il ponteggio con i due correnti e la diagonale impianta e fare a meno di montare i piani di lavoro. Questo, come sapete tutti, diminuisco il carico neve, diminuisco le problematiche legate al piano di lavoro stesso e a spinta del vento, e soprattutto nei noleggi a lunghissimo termine, 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi, il non dover allestire i piani di lavoro mi dà dei vantaggi in termini di costo e di investimento iniziale per quanto riguarda l'acquisto, ma anche poi evidentemente di percentuali di noleggio. Quindi per i noleggiatori, non solo per le imprese ma anche per i noleggiatori, questo può rivelarsi un buon vantaggio. Un'altra particolarità è l'ancoraggio con questi due giunti particolari, con queste tasche fatte apposta per poter fare l'ancoraggio. Abbiamo le due versioni: ancoraggio diciamo lungo per facilitare la comprensione a tutti e più resistente, e anche la versione ad ancoraggio corto, ecco, quindi il classico ancoraggio, oppure ancoraggio a croce, ancoraggio a V. Si può fare tutto quello che si fa con i normali ponteggi, così come lo si fa nei ponteggi in acciaio, lo si può fare anche con il ponteggio in alluminio. Vado brevemente a ricapitolare i vantaggi che abbiamo in questa presentazione e in questa tipologia di ponteggio, in modo che poi sia più chiaro e comprensibile per tutti. Quindi come numero 1 direi ponteggio in alluminio con la larghezza 1 metro. Questa è senz'altro l'innovazione numero 1, ponteggio in alluminio, larghezza 1 metro. Innovazione numero 2, il traverso che si può smontare, quindi non inciampo più quando posso passare con la carrozzina, posso fare anche un passo carraio o passo pedonale, scusate. Innovazione numero 3, gli spinotti che si possono tranquillamente togliere, ecco, quindi non da poco. Innovazione numero 4, posso togliere e mettere le clip per il parapetto interno. Poi, se vogliamo aggiungerci un'altra innovazione, che è la possibilità di montare diagonale in pianta, quindi senza piani di lavoro, e ultima ma non per ultima, forse tra le prime, passo 2 metri, quindi grande facilità di calcolo, 2, 4, 6, 8, 10 e avanti. Quindi in ogni edificio subito faccio i calcoli, anche per chi magari ha un po' di difficoltà con la lingua. Ricordiamoci di tanti stranieri che grazie a Dio stanno lavorando nei nostri paesi, nelle nostre città, e questo può essere un punto di vantaggio, non tanto, ma piuttosto di un 180 evidentemente. Con questo passo 2 metri carico anche meno materiale sul camion, e questo è grazie a cosa? Grazie al fatto che i piani di lavoro Pilosio possono essere, i classici piani di lavoro per ponteggio 180, possono essere allungati fino a 2 metri per la propria configurazione, per la grande resistenza che hanno. Quindi posso tranquillamente caricare 300 kg anche sul piano di lavoro con lunghezza 2 metri. E come dicevo prima, l'hybrid, portata 150 kg per il ponteggio a manutenzione, alto fino a 20 metri e oltre con le appendici, ponteggio portata 300 kg da costruzione fino all'altezza di lavoro 12 metri, con possibilità di salire all'infinito con le appendici, quindi con il rinforzo in tubo aggiunto. Mi pare a questo punto di aver detto tutto, non vi resterà che ordinarlo e provarlo, perché questo, signori, credetemi, è nato dall'esperienza di chi tutti i giorni monta ponteggi nei cantieri più disparati in giro per l'Italia, ma anche in giro per il mondo. Perché ci eravamo accorti che il collo di bottiglia per fare un lavoro molto rapido, soprattutto per chi tira su e giù o chi deve fare grandi movimentazioni in questi grandi edifici, era il peso del ponteggio, non il peso del parapetto perché pesa poco, non il peso dei piani di lavoro perché pesa poco, ma il peso del telaio alla lunga della giornata, ai 6 giorni di lavoro e per i mesi a seguire. Per chi monta tutti i giorni il ponteggio era un bel collo di bottiglia. Con questo, che pesa il 27% in meno rispetto al ponteggio tradizionale, occupa il 14% in meno di spazio all'interno del camion, i vostri operai potranno tranquillamente rendere di più per un lavoro più rapido, più efficiente, meno faticoso e più sicuro. Perdonatemi, ma più sicuro. Meno materiale monto, più sicuro sono. Grazie a tutti.